Buongiorno amici di MR TV e benvenuti a Medium. Qui con me, come sempre, Marco Ludovico. Ciao Marco! Ciao Serena, buona giornata a tutti. Allora Marco, oggi abbiamo un ospite molto particolare che ovviamente posso anche definirla un'amica di vecchia data e la presentiamo, è Adele Caprio. Buongiorno Adele e grazie per essere qua con noi. Ma grazie a voi, avete messo su un format meraviglioso, ho visto una sigla con dei contenuti davvero, saranno veramente belli da sviluppare. Bellessere, bellissima questa parola. Grazie, grazie Adele, veramente. Allora Adele, oggi siamo qua per parlare di te però. Allora, Adele è una pedagogista e oggi infatti vogliamo puntare soprattutto su quello che è questo aspetto della tua vita, cioè la pedagogia, ma anche, diciamo, tu hai scritto 2 libri che appunto si occupano di questa tematica. E magari se Marco vuole farci vedere le copertine, quindi questi due libri, Pedagogia è un'arte in divenire e Le fiabe del risveglio, che però non è principalmente tuo come scrittura, ma è diciamo una collaborazione. Ci vuoi parlare di questi 2 libri, di queste tue opere? Perché per me un libro è sempre un'opera. Ma io più che opera li chiamerei figli spirituali, perché i libri sono parti di proprio anche un po' fisici, no? Sono pensieri che prendono forma e danno la possibilità, una volta che vengono letti, di tramandare questi pensieri, questi concetti. Il mio primo libro, Pedagogia è un'arte in divenire, è nato per amore di mia figlia, perché vabbè, io non provengo dalla pedagogia, anche se poi mi ci sono laureata, ma questo in un secondo tempo della mia vita, perché lavoravo in televisione, mi occupavo della regia del telegiornale, avevo quindi studiato al DAMS, spettacolo, eccetera. E una volta che sono stata lì e ho visto i meccanismi che muovono la televisione, io sono entrata con grande entusiasmo, grande idealismo, ma quando ho visto che in realtà l'unica cosa che mancava era la verità, ho cominciato a star male e ad avere un desiderio di uscire proprio da questa Matrix. E l'occasione per uscire è stato aspettare la mia unica bambina a 40 anni, quando non pensavo mai che sarei riuscita a diventare madre, e mia figlia è stata la mia chiave di liberazione, perché per me non l'avrei fatto, non avrei avuto abbastanza forza di uscire, diciamo, da questo sistema che un po' ti alletta e un po' ti alletta in tutti i sensi. Invece per amore di mia figlia ho deciso di uscire, di fare altro, di diventare utile alla società, mentre fare il telegiornale mi sentivo inutile, anzi dannosa, e ho cominciato a studiare, prendendomi la mia terza e quarta laurea, in psicologia dello sviluppo, per diventare una madre consapevole, efficiente. Questo mentre mi ero licenziata dalla televisione e facevo lavoretti vari per mantenere me e la mia bambina, perché io sono una ragazza madre. Ed è stata una cosa meravigliosa, perché cioè è stato tutto grazie a lei, quando mia figlia ha cominciato ad andare il primo anno a scuola, alle scuole elementari, ha cominciato a portarmi a casa tanti problemi che a casa non aveva. E allora, cioè, se fossi stata una mamma superficiale avrei detto: è mia figlia che ha i problemi. Invece no, sapevo che mia figlia non ne aveva e dicevo: è la scuola che non funziona, è la maestra che non capisce. Ecco, questa è la differenza fra una mamma del passato e una mamma di adesso. Una mamma di adesso, quindi più consapevole, se c'è un figlio che a casa sta bene, va a scuola e sta male, e c'è qualcosa che non va nella scuola, non nel bambino. Per cui ho cominciato a studiare tutte le pedagogie alternative al sistema scolastico tradizionale e mi si è aperto un mondo. Ho studiato per 4-5 anni
applicando su mia figlia questi metodi alternativi come la Montessori, Steiner, la filosofia della scuola libertaria, la filosofia delle scuole nel bosco, eccetera, eccetera, e vedevo che mia figlia fioriva. Addirittura, nonostante continuasse ad andare nella scuola pubblica, le insegnanti mi rimandavano che Anna era una bambina diversa, era solare, aperta, in terza elementare conosceva Ulisse, conosceva l'Odissea, quindi mi dicevano è straordinaria questa bambina. Certo, a loro non dicevo che facevo su di lei, fra virgolette, esperimenti di nuova pedagogia. E tutta la mia esperienza, poi parlandone con un editore, è finita in un libro che si chiama appunto Pedagogia, un'arte in divenire, perché ho pensato che fosse utile, veramente l'editore mi ha detto: Adele, ma non pensi che tutto questo tuo bagaglio possa servire a genitori, ad educatori che non troveranno in un unico volume tutte le cose che hai sperimentato? E così, come un servizio all'umanità, ho scritto questo libro cercando di farlo in maniera più scientifica possibile, cioè non ho mai dato la mia opinione, ho soltanto intervistato i principali rappresentanti delle pedagogie attualmente attive in Italia e anche all'estero portate avanti da italiani. E pensavo che fosse finita lì. E invece cosa è successo? Che una volta uscito il libro hanno cominciato a chiamarmi persone da tutta Italia, dicendomi: Adele, senti, abbiamo letto nel tuo libro che ci sono questi esperimenti, ma a Cuneo? Ma a Trapani? Ma ci dici una scuola di nuova pedagogia all'Aquila? All'Aquila? Ma io non avevo mica un elenco telefonico delle scuole di nuova pedagogia, che tra l'altro sono difficili da trovare perché appunto non essendo istituzioni si aprono e si chiudono con un'enorme facilità, sono molto volatili. Però allora c'erano persone molto disperate che erano consapevoli che i loro figli non avevano problemi e che era la scuola ad avere un problema. Allora, sempre in un ambito di servizio, ho detto: fate una cosa, inviatemi una mail, perché noi abbiamo una mail come associazione nuovapedagogia@gmail.com, e se ho notizie che a Trapani, a Cuneo, all'Aquila ci sono scuole di nuova pedagogia, io vi avviso. E questo calcola che io avevo centinaia di telefonate, cioè era diventato quasi un lavoro, io non potevo più lavorare, stavo sempre al telefono. Per cui non mi sono stupita quando 3 mesi dopo l'uscita del libro sono stata contattata da un altro editore, Terra Nuova Edizioni, casa editrice con la quale io adesso collaboro, che ha creato un evento che si chiama Tutta un'altra scuola. Questo team, questo tavolo tecnico di nuove pedagogie, quindi un esponente per ogni nuova pedagogia, dal 2015 crea eventi che ci hanno letteralmente spiazzato. Il mio libro è uscito nel 2014, nel 2015 è stato fatto il primo convegno, chiamiamolo così, e abbiamo sul giornale, su Terra Nuova, abbiamo detto: prenotatevi così sappiamo che tipo di ambiente prendere per una conferenza. Si sono prenotate 300 famiglie. Ne sono arrivate 2000. Questo per dire come questo tema sia molto, ma molto più diffuso di quello che noi pensiamo. Vabbè, per fartela breve, abbiamo dovuto interrompere il convegno, mettere schermi all'aperto, cioè non ci stavamo, cioè crollava la sala dalla gente. E da quell'anno abbiamo continuato a fare degli eventi per far incontrare le persone con queste nuove pedagogie, e parlando direttamente con queste famiglie, il mio team, la mia associazione, ha capito, perché la domanda era sempre la stessa: come applicare immediatamente le nuove pedagogie a scuola e in famiglia. Abbiamo creato un percorso. Questo percorso si chiama Scuola Agire, ne partono 1 o 2 l'anno, e facciamo in modo che accompagniamo genitori ed educatori all'applicazione pratica e immediata della nuova pedagogia nel loro ambito. Ecco, questo è per dirti in breve quello che sto facendo. Non ti sento, Serena. Serena il microfono. No, poi volevo Pardon. dire...
avevo ovviamente chiuso il microfono perché c'erano dei rumori di sottofondo, allora l'avevo chiuso per quello. Scusami Adele, allora stavo dicendo, stai facendo veramente un lavoro molto importante. Infatti la mia domanda successiva era proprio questo discorso sul nome che tu hai dato, che è quello Scuola Agire, perché oggi sembra quasi che la scuola sia qualcosa di statico, che non ci sia più l'azione, cioè una conoscenza sterile che però non porta poi a fare un'azione vera e propria. E Ma quindi quello che stiamo vivendo adesso, allora tutti pensano che la pedagogia sia un argomento di secondo piano, non sanno che invece è un argomento fondamentale. Quello che noi stiamo vivendo adesso, cioè l'inerzia di milioni di persone, non parlo dell'Italia ma parlo dell'Europa, del mondo, è dovuta all'educazione che queste persone hanno ricevuto. Ci sono molti esperimenti in psicologia su questo fatto. Cioè noi veniamo educati alla delega, non all'azione diretta, non al pensiero critico. Ecco perché nel mio percorso faccio un periodo di decondizionamento, perché noi abbiamo dei microchip virtuali nel cervello che ci fanno reagire a certe cose in una certa maniera, per esempio con l'inerzia. Tra l'altro, agire è un acronimo, è l'abbreviazione di associazione di genitori e educatori, insegnanti resilienti. Capito? bellissimo. Quello che noi dobbiamo fare è proprio questo, agire. Altrimenti, e lo stiamo vedendo, cioè stiamo entrando nel romanzo di Orwell, se non ci muoviamo. Ed è sempre più forte questo ingresso, cioè c'è una spinta veramente ad entrare in quella porta, anche se magari tanti non vorrebbero entrarci, però questa spinta è veramente forte e poi ci si ritrovano dentro. Cioè, io quello che trovo assurdo è che, per esempio, hanno imposto le mascherine ai bambini a scuola e i genitori hanno messo le mascherine ai bambini. Cioè, Hanno la accettato. responsabilità è sempre degli adulti. Cioè, a me mi portano Certo. i bambini che non stanno bene, ma io devo curare i genitori, non i bambini, capisci? E questo è il discorso. Sì, esatto. Adele, allora, intanto permettimi di approfittarne per salutare questo tuo editore del libro Pedagogia, un'arte in divenire, che ovviamente è un editore che condividiamo entrambe per aver creduto ovviamente anche in questo grandissimo progetto, e che è Jonathan di Anima Edizioni, e ovviamente ovviamente seguo anche quello che tu hai detto di Terranuova Edizioni, che ovviamente ti sta dando, con cui collabori e che ovviamente state portando avanti dei progetti. Anche io vorrei ringraziare Jonathan perché ha creduto subito nel mio libro, che era un libro di pedagogia, quindi non un libro, diciamo, del suo range di casa editrice. Va anche detto che io adesso ho un altro editore. Io ho salutato Jonathan e adesso lavoro con un editore di Cagliari perché vivo in Sardegna e adesso la mia casa editrice è la Città degli Dei, che è la casa editrice del mio libro di teatro, di cui magari parleremo un'altra volta. Su questo sì, perché ovviamente è un argomento molto affascinante e che tu tratti e hai tratti, perché ovviamente è molto attuale, in maniera un po' particolare, e quindi su questo proprio vorremmo fare diciamo un incontro a sé. Però Adele, oggi è un incontro un po' breve tra di noi, però vorrei far intervenire un attimo Marco, se mi permetti, perché tu hai accennato alla tua esperienza come regista di telegiornale, e Marco cura la rubrica su MRTV, che è proprio Stampa e Omissis. E tu hai detto, hai portato in luce un aspetto che perlomeno, insomma, anche noi abbiamo portato in luce tante volte, cioè il discorso della verità nel trovare poi o nell'esporre le notizie. Ecco, su questo magari vorrei sapere se magari anche Marco vuole intervenire, dire qualcosa, e anche tu ovviamente in merito
perché è un aspetto, secondo me, molto importante, il discorso proprio della Credo, comunità. tutta questa pantomima che stiamo vivendo è causa delle televisioni, quindi. Sì, io non so se Adele è d'accordo con me, ma quello che noto sempre più spesso, e cerco con tutti i miei limiti appunto di trattare anche in Stampe Omissis, è un meccanismo ancora più subdolo, nel senso che la menzogna in quanto tale, ci insegnano da bambini che le bugie hanno le gambe corte e quindi prima o poi, salvo a quelli come me, i nodi vengono al pettine. Ehm, e in realtà il meccanismo sta diventando ancora più subdolo da parecchio tempo, nel senso che, un po' come diceva Adele prima, intanto vengono, dette unite delle mezze verità, tali per cui, se poi tu provi a ragionare, a spostare il focus dell'argomento, scatta la menzogna e tutto il resto, quando in realtà è proprio uno spostare il focus. Cioè io, quello che cerco di fare è proprio quello che diceva Adele prima, cioè il ragionamento critico. Quindi non sto a perché lo trovo anche controproducente, non sto a inoltrarmi in studi scientifici, analisi di dati, microdati, cioè parto proprio da quelle che ho sempre chiamato le basi, le fondamenta del ragionamento. Dire: "Okay, tu mi dici questo, questa cosa dovrebbe produrre quest'altro, però io vedo quest'altra cosa ancora, da povero stolto. Mi potresti spiegare questo?" Non mi interessa poi entrare, perché più ti inoltri e più confermi le premesse. Invece il 99% delle volte son proprio le premesse il problema, non tutto quello che si sviluppa dopo, perché se sbaglio logicamente, come dire, se io sbaglio il titolo del libro o sbaglio le fondamenta della casa, è ovvio che poi tutto il resto va di conseguenza, ma a quel punto è solo una conseguenza, che è come lanciare una palla di neve dall'alto della montagna, è normale che poi può avere solo un risultato. Ma Non so se guarda sono Marco, riuscito, Adele, a è spiegarmi. facilmente spiegabile questa cosa. Quello che viene applicato adesso è un concetto fondamentale del libro di Orwell, cioè il bis pensiero. Si dice una cosa e si dice la stessa persona dice l'opposto perché si lavora sulla dissonanza cognitiva, cioè si cerca di infiltrare nel pensiero, nella mente delle persone la confusione, il disorientamento, è su quello che lavorano, capito? Quindi il nostro, delle cose, per esempio, uno degli esercizi che faccio fare alle persone che frequentano il mio percorso è quello di prova a dire la tua opinione, perché noi non siamo allenati. A scuola non viene chiesta la nostra opinione, viene detto di ripetere quello che ha detto il maestro. E ti assicuro che io ho laureati, perché i laureati sono quelli più svantaggiati, in quanto sono i più conformi, no? I più a cui hanno fatto il lavaggio del cervello per più tempo. Cioè, paradossalmente, con i diplomati lavoro meglio che con i laureati. Quando un laureato fa il mio percorso, mi metto le mani nei capelli e lo avviso. Gli dico, guarda, mi darai dei problemi, perché io ti dirò delle cose che tu fatichi, perché entra in dissonanza cognitiva. Per esempio, pagine bianche sulle quali un laureato non sa scrivere il proprio pensiero, ti fa capire la gravità della nostra situazione. Cioè, tu non hai un tuo pensiero? Hai paura di esprimerlo? Tanto io non metto voti, non metto giudizi. Cioè, questo è il punto a cui siamo arrivati. La scuola fa finta di insegnare. La scuola è solo propaganda. Cioè ti dà delle informazioni che tu devi imparare tali e quali, ai quali non devi dare nessun contributo, perché se lo dai prendi un cattivo voto. E se tu prendi un cattivo voto, vai a casa e i genitori ti picchiano. Capisci? Adele, ti Questo è il confermo sistema. questa cosa perché l'abbiamo verificata in tutto questo periodo sul campo. I primissimi giorni, i primissimi mesi, io e tanti altri ci siamo attivati per dare tutto l'aiuto possibile a quelli che furono i ristoratori o comunque i lavoratori di Io Apro. Gli avevamo messo a disposizione la qualsiasi,
avvocati gratis, consulenze, esperti informatici che gli creassero delle mappe coi ristoranti aperti, la comunicazione, il megafono per diffondere eventuali messaggi. Alla fine ci ritrovammo in una situazione abbastanza triste, nel quale su un comune, per esempio, come quello di Milano, dove non si fa fatica in una sola via a trovare 20 ristoranti, il risultato migliore che si era ottenuto era in tutta Italia, era proprio a Milano, con 9 ristoranti aperti, ma in tutta Milano. E io non mi spiegavo, non mi davo pace, perché non mi spiegavo questa cosa, perché dicevo la paura delle multe no, la paura di quello no, la paura... Alla fine poi ho capito che sbagliavo io, cioè Sì. parlando con le persone mi sono accorto che alla fine che cosa li fermava? Sì, apparentemente la multa, la perdita della licenza, tutte quelle robe L'educazione. lì, ma quello che li fermava era la paura del giudizio altrui. È Cioè così. loro avevano paura di essere giudicati all'epoca negazionisti, È così. di negare i morti, di fare quelle robe lì, cioè, accusati poi di cose becere, e questo è quello che li ha fermati. Ed Sì, è sì, per quello che quel progetto non ha funzionato, per esatto. colpa nostra, cioè perché io mi ero concentrato su qualsiasi cosa meno che su quello. È Ma che in così. effetti, come diceva appunto anche Adele, manca l'educazione, cioè tirar fuori ciò che sei tu e quindi standardizzarti, omologarti al pensiero degli altri, pur magari non volendolo, però È ti così, è omologhi così. al loro pensiero. Noi abbiamo dei microchip nel cervello virtuali per ora, poi ce li vogliono anche mettere veri, ma ce li abbiamo virtuali, ce li hanno inseriti con l'educazione. Questo è un motivo per il quale abbiamo scritto il nostro libro di fiabe che tu hai fatto vedere, le fiabe del risveglio. R maiuscola, risveglio. Perché? Perché noi vogliamo, tramite questo strumento, ci siamo detti adesso che cosa serve? Serve dare ai bambini un nutrimento diverso da quello che hanno, nutrimento mentale intendo, diverso da quello che hanno dai cartoni animati. Adesso fanno i cartoni animati per convincerli al vaccino, capite? Sempre colpa dei genitori che hanno il televisore a casa. La prima cosa da fare è togliere l'antenna. Io ho tolto l'antenna da casa mia, capite? Dopo che sono uscita al telegiornale. E allora in questo strumento, che ha tutta una mia prefazione in cui spiego 25 concetti di nuova pedagogia, il discorso è dare ai genitori la possibilità, leggendo le favole ai figli, di cambiare dei concetti mentali, togliere un po' di microchip. Non si può fare altro. Allora, se una persona che guarda questa trasmissione vuole una risposta a cosa fare, l'unica cosa da fare è decondizionarsi, perché se no succede qualcosa e tu reagisci senza volere facendo qualcosa che magari non avresti voluto fare. Siamo condizionati dall'infanzia. Questo è il discorso. Esatto. Su questo magari Adele ancora una volta ti invito magari ad approfondire questo aspetto magari in un prossimo incontro. Sono Io direi assolutamente a disposizione. ottimo, grazie ovviamente per questa tua appunto disponibilità. Io direi per oggi ci fermiamo qua e quindi chiamo anche Marco per i saluti finali in video. Grazie. Grazie Marco di avermi invitato, grazie Serena. Grazie a te Grazie a Adele voi. ovviamente per essere stata con noi, per spiegarci anche quelle che possono essere delle indicazioni anche per altri, per poter capire che si può fare qualcosa di Assolutamente. diverso. Noi abbiamo il potere di cambiare questa situazione, noi ce l'abbiamo, ma se non ne prendiamo coscienza siamo inermi. Cioè Esa noi, popolo, possiamo cambiare le cose, perché se noi smettiamo di alimentare questo sistema, crolla il castello di carta. Siamo noi che lo teniamo in piedi. Quando se non si capisce questo concetto, non si va da nessuna parte. Grazie Adele anche per questo spunto finale. Allora, grazie a tutti coloro che ci hanno ovviamente ascoltato e che ci ascolteranno. Grazie a Marco, grazie a Adele e vi invitiamo ovviamente come è passato sotto a iscrivervi al nostro canale
a cliccare sulla campanella per attivare le notifiche se volete essere sempre informati su ciò che accade. E detto questo, se volete iscrivetevi anche alla newsletter tramite il sito www.mrtv.it. Grazie di nuovo a Adele, grazie Marco. Grazie a voi, grazie Adele, è stato un piacere A presto, conoscerti. anche per me. E ovviamente con l'invito ad Adele di essere qua con noi ancora, Marco, sigla.